L'avevo promesso nel video che parla della sessualità nell'epoca vittoriana e quindi eccoci. Oggi parliamo della repressione dell'omosessualità ai tempi della regina Vittoria. Durante il documentario non potrò affrontare tutti gli aspetti di questo tema che in realtà sarebbe vastissimo, ma tenteremo di farci un'idea quanto più precisa possibile sulle vite di persone di quell'epoca che vennero travolte dal dramma della repressione, dell'incarcerazione e dell'infamia pubblica. Partiamo da una premessa fondamentale. L'omosessualità repressa è solo quella maschile. Il lesbismo femminile non viene affrontato a livello legale. Questo concetto si rifà al diritto romano, alle condanne che venivano inflitte a chi era vittima solo passiva della penetrazione di un altro uomo. Per i romani è il passivo il colpevole, non l'attivo, e 2000 anni dopo gli inglesi non hanno cambiato di molto idea, condannando però entrambi a essere giudicati da un tribunale. Prima di continuare vi parlo di Fisco Zen, che ha deciso di sostenere questo nostro lavoro di divulgazione culturale. Siamo a giugno e per chi come Vanilla Magazine paga le tasse in Italia e anche i contributi è periodo di dichiarazione dei redditi. Fisco Zen è il partner ideale per tutte quelle persone che hanno bisogno di semplificare la gestione della propria partita IVA, in grado di assistervi in ogni aspetto della vita burocratica e fiscale della vostra attività. Fisco Zen è un servizio online con commercialista dedicato e dashboard per gestire la tua partita IVA online. Puoi contattare il commercialista quando vuoi e con la piattaforma puoi emettere fatture, calcolare le tasse che dovrai pagare e tanto altro. Fisco Zen offre ai primi 50 amici di Vanilla che la richiedano una consulenza gratuita per orientarsi nel difficile mondo del fisco italiano. Se non bastasse, sempre con il nostro codice sconto, offre uno sconto di 50 euro sul primo anno ai nuovi clienti, in modo da soddisfare tutte le loro esigenze fiscali. La contabilità annuale, la dichiarazione dei redditi, il modello Intrastat e così via. Fisco Zen sostiene i video di divulgazione culturale, offre sconti e consulenze, insomma, non aspettate oltre, perché le consulenze gratuite finiscono subito, poi non venite a dirmi «Matteo, ma il codice sconto non va», affrettatevi e via. E ora torniamo all'epoca vittoriana. Il regno della regina Vittoria va dal 1837 al 1901, quindi è un periodo di tempo lunghissimo per l'Inghilterra, in cui si afferma come potenza coloniale in tutto il mondo. La regina Vittoria è un esempio per i suoi sudditi. Con Alberto fa 8 figli nell'arco di 17 anni e non le si conoscono figli morti in fasce, un record per l'epoca. Parlare di omosessualità e della sua storia significa partire da molto prima rispetto alla regina Vittoria, ma non preoccupatevi, non sarà lungo. Quando l'Inghilterra è sotto il dominio romano, vige il diritto di Roma e quindi viene punita l'omosessualità passiva, che non prevede la pena di morte ma una serie di punizioni. Poi l'Inghilterra, dal V secolo in poi, diventa indipendente e applica leggi proprie e durante tutto il Medioevo l'omosessualità viene tollerata, nonostante sia fortemente stigmatizzata, ma non punita in modo drammatico. Proprio durante il Medioevo abbiamo notizia di almeno un re inglese omosessuale. Siamo nel XIV secolo e il re è Edoardo II d'Inghilterra, il quale ha una storia con Pietro Gaveston, conte di Cornovaglia, che viene fatto esiliare dalla nobiltà più volte, non per la sua omosessualità, ma perché è avido e inviso alla corte. Edoardo alla fine finisce ammazzato, la voce che gira è che venga assassinato con una mazza rovente spinta con forza dentro l'ano, ma naturalmente questa è tutta una leggenda popolare. La data cardine della repressione dell'omosessualità in Inghilterra è senza dubbio il 1533, quando Enrico VIII fa promulgare il Baggery Act, una legge che punisce con la morte per impiccagione qualsiasi attività sessuale avvenga fra maschi. Ma non solo fra maschi. I rapporti anali anche fra uomo e donna, oppure fra uomo e animale, vengono puniti con la morte. Il primo a finire ammazzato per sodomia è Lord Hungerford di Heytesbury nel luglio del 1540, ma a costargli la vita è probabilmente l'accusa di tradimento. Il primo condannato esclusivamente per sodomia è Nicholas Udall, a capo del College di Eton nel 1541, ma la pena viene convertita in reclusione e dopo un anno è fuori. Il Baggery Act nasce con un limite temporale definito, ma Enrico VIII la conferma 3 volte e la legge assume un carattere perpetuo. Nel 1548 Maria I Tudor, l'ultima regina cattolica d'Inghilterra, la abolisce, come tutte le altre leggi del padre protestante, ma quando la sorella Elisabetta I sale al trono, ripristina la legge del padre e le dà un valore permanente.
Quella legge, terribilmente severa, rimane esattamente come pensata da Enrico VIII fino al 1861, quando la pena di morte per atti sessuali, come li definivano all'epoca, contro natura, viene definitivamente cancellata. Prima di quella data sono innumerevoli gli omosessuali che vengono accusati e condannati per sodomia, uccisi nel nome di un diritto che punisce atti che all'epoca si pensano siano contro natura. Vi racconto qualche storia per capire meglio come funzionasse. John Spershott, nel 1835, ha 19 anni quando finisce fra le mani del boia. Era stato battezzato il 22 dicembre del 1816, figlio di John e Susan Spershott. Alla corte d'assise della contea del Sussex, il 1 agosto del 1835, viene condannato a morte per sodomia e finisce giustiziato il 22 agosto. Una curiosità, l'impiccagione di Spershott è forse l'ultima in cui viene eseguito il rituale del boia che passa le mani del morto sul collo e sul seno delle giovani donne come cura per gli ingrossamenti ghiandolari, così venivano definiti all'epoca. Sebbene i resoconti dei giornali parlino di reato innaturale oppure orribile depravazione, i documenti specificano il crimine come infedeltà e sodomia. Il suo partner o vittima viene indicato come George Howard, il più giovane, the younger. Il crimine viene descritto come aggressione, anche se non è chiaro quali fossero le circostanze e tutti i casi di sodomia erano sempre descritti come aggressione anche in caso di consenso. George Howard non viene perseguito e il suo nome non è mai menzionato nei resoconti dei giornali. Era in atto un attivo movimento riformatore che sosteneva l'abolizione della pena di morte e un giornale che riferisce dell'impiccagione di Spershott coglie l'occasione per pubblicare le osservazioni della campagna contro la pena capitale. L'impiccagione di Joe Spershott è la penultima esecuzione per sodomia in Inghilterra, mentre l'ultima, 3 mesi dopo, vede uccisi James Pratt e John Smith. Spershott proveniva da una famiglia notabile in città e quindi il suo corpo finisce a Middlavan, dove una lapide ci mostra la sua tomba nella chiesa di San Nicola. Sopra si legge, ve lo leggo in italiano perché la mia pronuncia inglese di questo inglese ottocentesco sarebbe ancora più ridicola dell'inglese normale. Se n'è andato, il caro ragazzo la cui nascita ho salutato come straniero e pellegrino sulla terra. Il soggiorno è finito, il viaggio è stato percorso, speriamo che il suo spirito sia felicemente con Dio. Potremmo avere la tentazione di pensare che Spershott sia un martire del mondo gay, ma forse così non è. È possibile che la vittima della sua aggressione fosse un bambino di 8 anni. Uno storico locale ha analizzato i registri parrocchiali delle nascite e ha concluso che la corrispondenza più probabile con la vittima di Spershott, di nome George Howard, sia un George Howard battezzato il 17 settembre del 1826 a Huntington, nel Sussex, il cui padre si chiamava anch'egli George e per questo, nel riferimento alla vittima di Spershott, si indica George Howard the Younger, il più giovane, la cui madre si chiamava Mary e fra i testimoni del processo c'era una certa Mary Howard e la cui famiglia viveva a soli 10 minuti a piedi dalla casa della famiglia Spershott a East Lavan. I registri parrocchiali del Sussex sono abbastanza completi e non sono stati scoperti altri George Howard, figli di George Howard, che corrispondano alla descrizione. Ma il nome George Howard è piuttosto comune, ad esempio c'è un George William Howard battezzato nel 1820 a East Lavant, il cui nome del padre però non è registrato. E in più non è assolutamente certo che il George Howard di Spershott fosse originario della zona di Lavan. L'ipotesi che George Howard fosse un bambino di 8 anni all'epoca è basata su prove circostanziali, noi non lo possiamo sapere, non lo possiamo dire con certezza. Diciamo che è possibile, ma non certo. Fra l'altro, altre prove ci inducono a pensare che non si sia trattato di pedofilia. Il pubblico che assiste all'esecuzione è poco nutrito, molto inferiore a quello di qualsiasi altra occasione precedente, dicono i registi, i giornali, e non si segnala nessun disordine né schiamazzo, come invece poteva occorrere in occasione dell'esecuzione di un pedofilo. Insomma, c'è la possibilità che John fosse un pedofilo, ma è legata solo a prove indiziarie. Poi nel 1861 la pena di morte viene commutata in ergastolo, ma non tutti finiscono in prigione a vita. Siamo nel bel mezzo dell'epoca vittoriana, Vittoria ha già avuto tutti i suoi figli e c'è bisogno di tante braccia che attivino le fabbriche di un'Inghilterra nel bel mezzo della rivoluzione industriale. La sezione 11 del Criminal Law Amendment Act del 1885 estende le leggi che riguardano l'omosessualità, includendovi qualsiasi tipo di attività sessuale fra maschi.
Dopo che la pena di morte viene abolita, le pene sono ridotte rispetto a prima, ma sempre significative. Il 29 giugno del 1864, il signor H. B. Ogilvy di Brook Street a Londra, fratello del conte di Airlie, viene accusato presso la stazione di polizia di Marlborough Street di aver aggredito il signor Han, commerciante di vini, in una casa chiusa, in a brothel, dice il registro del tribunale. L'imputato ammette di aver assistito a quella che viene definita come una scena sconveniente tra una prostituta e un ragazzo e che successivamente Han lo abbia accusato di un reato innaturale che ha portato all'aggressione. Ogilvy viene rinviato a giudizio, ma la decisione ormai è presa. Il conte di Airlie si è lamentato del trattamento che il prigioniero ha ricevuto nella casa di detenzione dove è stato recluso. La rasatura non era consentita, le spazzole dovevano essere introdotte di nascosto nella prigione e le coperte erano piene di parassiti. Il conte conclude che questo fosse un modo improprio di trattare i prigionieri, fra cui suo fratello, che era appunto altolocato e quindi non meritava un trattamento del genere. Poi parliamo di John Scott, un commerciante di 17 anni che il 18 ottobre del 1864 si è dichiarato colpevole dell'accusa di aver tentato di commettere sodomia con William Cook a Mansfield e il 30 agosto del 1864 viene condannato a 6 mesi di carcere ai lavori forzati. Nel 1885 viene introdotto, come abbiamo detto prima, il Criminal Law Amendment Act, o per dirla in modo preciso, l'atto di disporre ulteriori norme per la protezione delle donne e delle ragazze, la soppressione dei bordelli e altri propositi. Questa legge aumenta l'età del consenso dai 13 ai 16 anni e regolamenta in modo protettivo le attività sessuali nei confronti di bambini e ragazze, quindi introduce una serie di norme moderne, ma criminalizza la grave indecenza fra maschi. In precedenza, l'unico crimine omosessuale era la corruzione, quindi il sesso nave. Dopo il 1885, qualsiasi atto omosessuale viene condannato, con tutte le conseguenze che questo comporta. Esempio ne è lo scandalo di Belfast nel 1890, quando 12 giovani membri della Emerald Ministerial Troupe vengono arrestati a Belfast per attività omosessuali. Il processo si svolge in forma privata, quindi i giornalisti non sono presenti, ma gli incidenti sarebbero avvenuti durante un ballo e avrebbero comportato anche lo scambio di fotografie indecenti e incontri in 2 case di appuntamenti. La giuria giudica 7 di loro colpevoli e li condanna a 18 mesi di reclusione. Poi c'è quel portinaio 35enne della Chelsea Workhouse e il suo assistente sedicenne, accusati di istigazione reciproca a commettere reati innaturali e di aver aggredito diversi altri detenuti della Workhouse. Il portinaio era già stato denunciato con accuse simili negli ultimi 7 anni e i 2 vengono condannati solo per la loro relazione consensuale. Il portinaio venne mandato in prigione addirittura per 5 anni, ma il suo compagno finisce prosciolto grazie alla condizionale. Non tutti finivano condannati, c'è anche qualcuno che veniva assolto. Ad esempio, un parrucchiere sposato di 42 anni viene accusato di atti osceni con un cameriere di 15 o 16 anni. Al parrucchiere viene rifiutata la cauzione perché minaccia di suicidarsi per l'umiliazione, ma si scopre che il ragazzo è stato spinto da altri a incoraggiare le avance di quell'ubriaco. Non è la prima volta che il parrucchiere tenta l'approccio con dei giovani e quindi la difesa sostiene che si tratta di un caso di adescamento. La giuria non riesce a trovare un accordo sul verdetto, il caso passa nuovamente in giudicato e la nuova giuria assolve il parrucchiere. E poi c'è il caso che tanti conoscono, il processo a uno degli uomini del XIX secolo, quello a Oscar Wilde. Non vi narro di quanto io personalmente abbia amato quel poeta al liceo, di quanto il suo Principe Felice sia la mia fabbrica preferita, il ritratto di Dorian Gray una guida contro la vanità, o quanto il fantasma di Canterville sia una storia divertentissima. Ma a parte le preferenze personali, sul finire dell'Ottocento Wilde è un grande scrittore, membro attivo della società altolocata dell'Inghilterra vittoriana. È un dandy, è sposato, anima le cene del bel mondo dell'epoca, ma per quel mondo ha un difetto imperdonabile. È omosessuale. Sposa una donna, Constance Lloyd, solo per comodo, ma arriva ad amare un ragazzo che lo condurrà alla rovina. Quel ragazzo si chiama Lord Arthur Douglas, Bosie per i tanti amici e amanti, e la relazione col poeta dura 4 anni. Il processo contro Oscar Wilde rappresenta uno scandalo nella società vittoriana.
coinvolge figure di spicco della Londra di fine Ottocento perché Wilde è già famoso per il ritratto di Dorian Gray e l'importanza di chiamarsi Ernesto, ed entrambe le opere avevano già suscitato polemiche. Il 25 maggio del 1895 arriva il verdetto di un processo durato oltre un mese. Wilde è passato dall'essere accusatore a imputato, senza possibilità di appello. È successo che il padre di Bosie, Lord John Sholto Douglas, marchese di Queensberry, tenta di troncare la relazione fra suo figlio e Wilde, non solo omosessuali, ma anche divisi da 16 anni di differenza. Il marchese lascia un biglietto alla prima dell'importanza di chiamarsi Ernesto a Oscar Wilde, che posa a sodomita. Wilde si ritiene offeso, non segue la sua massima stessa, quella che famosissima, che dice non importa che se ne parli bene o male, l'importante è che se ne parli, e su istigazione di Bosie denuncia il marchese per diffamazione, ma il suo è un azzardo che gli costa caro. Il processo inizia il 3 aprile del 1895. L'accusa presenta una sfilza di testimoni che confermano l'omosessualità di Wilde, almeno 13, e Wilde cerca di ritirarsi, ma ormai è troppo tardi. Finisce arrestato per atti osceni, il marchese di Queensberry viene assolto e lo scrittore viene denigrato pubblicamente, anche grazie a vignette satiriche sul Police News che lo ridicolizzano. Lo scrittore viene processato dal vice procuratore generale Frank Lockwood, ma è soprattutto lo scandalo ad essere inarrestabile, con folle urlanti che chiedono la sua condanna. Il povero Wilde si proclama non colpevole, nonostante ovviamente per le leggi dell'epoca lo fosse, ma l'accusa è implacabile e viene usato persino il ritratto di Dorian Gray contro di lui. In particolare, Wilde viene interpellato, viene chiesto a proposito di un verso scritto dal suo amante, Sir Arthur Douglas, che recita così: «Cos'è l'amore che non osa pronunciare il suo nome?» Wilde però risponde con furbizia: «L'amore che non osa dire il proprio nome in questo secolo è un grande affetto di un uomo più anziano per un altro più giovane, quale vi fu fra Davide e Gionata, quale Platone mise alla stessa base della sua filosofia, e quale si trova nei sonetti di Michelangelo e di Shakespeare, quell'affetto profondo, spirituale, che non è meno puro di quanto sia perfetto, e che detta grandi opere d'arte come quelle di Shakespeare e Michelangelo, e queste mie 2 lettere, così come sono, e che in questo secolo viene frainteso, talmente frainteso che per esso mi trovo dove sono adesso. È bello, è elevato, è la più nobile forma di affetto. È intellettuale e si dà ripetutamente fra un uomo più anziano e uno più giovane, quando l'uomo più anziano possiede intelletto e quello più giovane ha tutta la gioia, la speranza e il fascino della vita. Che così sia il mondo non lo capisce, se ne fa beffe e a volte mette qualcuno alla vergogna per questo. Quella frase manda su tutte le furie Lockwood e il 25 maggio del 1895 viene condannato definitivamente per il reato di indecenza. A Oscar Wilde vengono comminati 2 anni di carcere e lavori forzati. La moglie e i figli cambiano cognome. I giornali inglesi decretano la fine dell'estetismo e la sua carriera è sostanzialmente rinchiusa in una cella. Da lì Wilde scrive la sua maestosa lettera, De Profundis, indirizzata a Bosie, dove spiega il suo nuovo rapporto con la religione, con l'estremo dolore che non aveva mai provato in vita propria e con una realtà distante anni luce da quei raffinati salotti vittoriani che era abituato a frequentare. In carcere si ferisce gravemente all'orecchio e non viene curato, una mancanza che lo porterà addirittura alla morte qualche anno dopo. Nel 1897 viene scarcerato, è solo l'ombra del colosso che era stato e non scrive più una parola. Muore soltanto 3 anni dopo, a soli 46 anni, senza più essere riuscito a sollevarsi da quel baratro in cui era caduto. A fine video vi racconto una curiosità. Vittima della persecuzione contro l'omosessualità vittoriana è anche, a sorpresa direi, Sir Winston Churchill, che nel 1895 viene accusato di aver commesso atti di grave immoralità del tipo di Oscar Wilde mentre è cadetto a Sandhurst. Churchill però non ci sta e cita in giudizio l'accusatore per diffamazione, vince il processo e ottiene un risarcimento di 400 sterline, che all'epoca sono una piccola fortuna. Nel corso della sua vita Churchill mostrò scarso interesse per le donne che non fossero sua moglie, Clémentine Hozier, frequentò diversi amici omosessuali e fu amico di lunga data con il suo segretario Edward Marsh, ma non fu mai prodotta una prova consistente riguardo la sua omosessualità.
L'epoca vittoriana ha avuto la sua vittima più celebre in Oscar Wilde, ma come abbiamo visto ce ne sono stati innumerevoli altri, martiri di una persecuzione assurda e insensata, ma che all'epoca incontrava il favore della gente, della maggior parte delle persone, e bisogna specificare non solo in Inghilterra, che pensavano davvero che l'omosessualità fosse qualcosa di sbagliato, da punire e ridurre a una piaga sociale, incarcerando, punendo e denigrando quanti commettevano atti contro natura. Non sapevano quei vittoriani, e non lo sanno anche tante persone che ancora oggi si scagliano contro le comunità LGBT, che essere gay significa semplicemente assecondare la propria di natura, senza fermarsi a quanto l'ordine costituito imponga di fare, che è una decisione che non si prende scientemente, è semplicemente insita in ognuno di noi come persona.